Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati ancora una volta qui dagli amici di Auto Club Group a Bari, dove ci stanno dando l'opportunità di provare per voi in un primissimo test su strada la nuova Fiat Tipo Cross. È indubbiamente una delle auto più attese dell'anno, con tante novità perché la gamma di Fiat si è rinnovata. Notiamo innanzitutto una griglia con dei listelli neri in verticale con il nuovo lettering di Fiat, ma anche, focalizzandoci sul gruppo ottico full LED, una nuova firma luminosa. Spostandoci verso la parte laterale notiamo come l'auto sia più alta da terra, ve ne abbiamo già parlato in questo video qui in alto nelle schede, 7 cm totali con dei nuovi cerchi e le gomme maggiorate, pneumatici che vanno ad accompagnare dei cerchi da 16 a 17 pollici per la City Cross e da 17 per la full option, la top di gamma, parliamo proprio della Cross. Ma arrivati al posteriore notiamo altre novità. In primis, guardate che bello questo paprika orange, abbiamo i gruppi ottici posteriori che ve li faccio rivedere, guardate, hanno una firma luminosa rinnovata anche nel posteriore, ma prima di salire a bordo voglio mostrarvi il baule. Capacità di carico di 440 litri, abbiamo messo tutta la nostra attrezzatura e anche il mio cappotto per darvi un po' di contesto, frazionabilità 60-40 per un'auto che mostra delle dimensioni più o meno invariate. Vi ho parlato di 7 cm in più di altezza, solo un centimetro più larga date le protezioni in plastica con questo look da off-road, ma andiamo a vedere adesso guidandola cosa è cambiato anche all'interno. Che la Tipo Cross fosse una delle auto più attese dell'anno l'abbiamo capito soprattutto dal vostro grande interesse per questa vettura nei commenti del nostro video precedente, il nostro walk around in showroom. Adesso però è arrivato il momento di carpire le prime impressioni di guida dell'ultimo crossover cittadino della casa torinese. Vi abbiamo detto che l'auto è più alta di 7 cm, 4 dei quali sono dati dalla taratura dell'assetto. Effettivamente garantisce più visibilità, complici i montanti stretti, le superfici vetrate generose. Purtroppo il lunotto posteriore è abbastanza stretto e toglie un minimo di visibilità, ma all'interno dell'infotainment Uconnect 5, con questo schermo che adesso è in configurazione da 7 pollici ma è disponibile anche in 10,25, è disponibile la retrocamera di parcheggio con anche i sensori. Degli ADAS torneremo a parlare a brevissimo. Vi dico che questo schermo non è l'unica novità tecnologica presente all'interno dell'abitacolo della Tipo Cross, perché ho davanti ai miei occhi, come vi ho parlato nel nostro video precedente, un TFT da 7 pollici. Non voglio dilungarmi troppo, vi dico che è controllabile dai pulsanti sulla corona del volante. Perché non voglio parlarvene troppo? Perché vi consiglio di iscrivervi al nostro canale per non perdervi il focus infotainment completo di questa vettura. I sedili con i rivestimenti specifici per l'allestimento cross sono effettivamente ben avvolgenti, anche in curva. Il volante sembra più ergonomico, con delle dimensioni riviste, ma soprattutto con un design rivisto abbastanza elegante. Che la Tipo fosse un'auto concreta che non bada a troppi fronzoli lo si era capito sin dal suo lancio qualche anno fa. La storia non cambia nella variante Cross, con dei rivestimenti interni in plastica, ma plastica se vogliamo morbida, in alcuni tratti anche piacevole al tatto per queste superfici soft touch, e ho notato delle scelte che sono molto apprezzate per quanto riguarda un'auto che deve essere soprattutto pratica nella vita quotidiana. Parlo dei comandi fisici per quanto riguarda i controlli del clima e la leva del freno a mano. Dal display si può avere accesso alla radio DAB, il navigatore come vedete adesso, ma anche la connettività wireless con Android Auto ed Apple CarPlay. Se siete affezionati ai cavi però abbiamo due prese USB, una nell'anteriore e una dedicata ai passeggeri posteriori, ma come vi dico in ogni nostro test drive, la tecnologia di un'auto moderna non passa solo attraverso l'intrattenimento e il comfort per i passeggeri. Infatti dai vari display e anche dalla parte destra della corona del volante si possono controllare e tenere sempre sott'occhio gli ADAS di cui è fornita la nuova Tipo Cross. Parliamo del cruise control adattivo, del mantenimento di corsia, del sensore dell'angolo cieco e quello della pressione degli pneumatici, ma anche l'attention assist, quindi l'avviso di stanchezza per il guidatore, e il riconoscimento della segnaletica stradale. Ma questa altezza maggiorata alla terra rispetto alla classica tipo hatchback, come cambia le sensazioni di guida? Beh, sicuramente l'asperità le assorbe piuttosto bene, ma bisogna tener conto del rovescio della medaglia. Un'auto più alta vuol dire sicuramente un baricentro più alto e quindi l'assetto potrebbe risentirne nelle curve in cui si usa un po' di più col gas.
In generale la sto trovando piacevole da guidare, lo sterzo risponde bene, i freni anche lavorano piuttosto egregiamente, abbiamo dischi all'anteriore e tamburi al posteriore. Ovviamente il nome Cross potrebbe evocare 4 ruote motrici, ma è solamente a trazione anteriore, quindi bisogna avere più mordente soprattutto davanti, ma voglio parlarvi della scelta del motore combinato a questo cambio. Sì, perché se questo 1.3 cilindri turbo benzina è abbastanza pronto, ha un buono spunto, a breve vi parlerò anche delle altre motorizzazioni della gamma, abbiamo un cambio manuale a 5 marce che sì, magari in città può essere anche adatto, ma è leggermente anacronistico, stiamo parlando pur sempre di 100 cavalli e nella gamma non è ancora disponibile, e dico ancora perché chissà, in futuro, vista la concorrenza, potrebbe arrivare un cambio automatico. Sicuramente per l'ambito cittadino questa motorizzazione è piuttosto adeguata. Se dovete prepararvi a degli spostamenti extraurbani più comuni nel vostro quotidiano, sicuramente le motorizzazioni a gasolio sono più consigliate. Parliamo dei Multijet 1.300 da 95 cavalli e 1.600 da 130 cavalli, ha guadagnato 10 cavalli in più rispetto a prima. Devo dire che la turbina di questo 1000 GSE aiuta a spostare un'auto che pesa comunque 1260 kg nella variante Cross. Il 1.3 cilindri è capace di erogare, come detto, 100 cavalli, 190 Nm di coppia massima, per un dato della velocità massima che chiaramente non parla di una supercar, ma di un'auto che in città ha un buono spunto, con una velocità massima per l'appunto di 182 km/h. Chiaramente queste sono delle prime impressioni di guida, quindi per un test più approfondito dei consumi vi ricordo ulteriormente di iscrivervi al nostro canale. La casa madre dichiara consumi di 5,5 litri su 100 km. Non è difficile, secondo noi, con un piede d'oro magari, non discostarsi troppo da questo dato. Attualmente il computer di bordo ci ha mostrato una media di 6,1 litri per percorrere appunto i famosi 100 km, con delle emissioni, un dato sempre più importante per una motorizzazione che è quella dell'Euro 6D, di circa 125-130 grammi di CO2 emessa per chilometro. La nostra esperienza con la nuova Fiat Tipo Cross termina qui. Prima di salutarci però qualche considerazione, perché noi crediamo che l'auto sia veramente valida. La Tipo si è rinnovata in tutta la gamma, non solo con la variante Cross, perché infatti adesso le nuove versioni sono offerte in configurazione sedan, hatchback e station wagon, quindi ora voglio sapere da voi qui sotto nei commenti non solo cosa pensate della versione Cross che abbiamo provato qui per voi oggi grazie agli amici di Auto Club Group, ma anche quale delle varianti in caso voi preferite. Come fare per restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti? Vi basterà iscrivervi al nostro canale, cliccare sul campanello e seguirci praticamente su tutte le piattaforme che vi vengono in mente digitando wedrive.tv.